Benvenuti alla nona puntata di Come superare il blocco dello scrittore. Abbiamo visto che capire la funzione dei personaggi, siano essi esseri umani, animali o elementi atmosferici o situazioni, ci aiuta a creare dei personaggi potenti che portano avanti in modo convincente la storia. Ma abbiamo anche altri mezzi per creare dei personaggi validi, profondi, veri. Il primo di tutti è qualcosa che abbiamo già incontrato parlando della trama, ovvero la documentazione. Ovviamente se sono personaggi storici si tratta di cercare documenti che ci parlino dell'epoca in cui hanno vissuto. Ci permettono quindi di entrare nella loro realtà, di vedere il mondo con i loro occhi. Nel caso il personaggio sia un evento, ci informiamo il più possibile sulle circostanze, sui motivi, sulle conseguenze dell'evento stesso e poi capiamo in che modo questo evento si lega con i nostri personaggi, con la nostra storia. Pensate ad esempio alla rivolta del pane nei Promessi Sposi. La rivolta del pane è un personaggio, crea delle premesse che porteranno a conseguenze ben precise. Se i personaggi non sono semplicemente storici ma addirittura famosi, dobbiamo cercare le fonti che ci permettono di ricostruire in modo molto fedele ogni dettaglio della loro vita, della loro personalità, perché tutti li conoscono e quindi non possiamo permetterci inesattezze. Ma cosa succede con i personaggi di invenzione? Come si fa a documentarsi? Quali sono le fonti in questo caso? Sempre il famoso magma, il mondo della nostra immaginazione. Lì c'è tutto. C'è la biografia, c'è l'aspetto, ci sono i bisogni dei nostri personaggi. Dovete di nuovo lasciarvi andare, aprire il canale dell'ispirazione e raccogliere tutto ciò che vi offre. Alcuni raccomandano di scrivere delle biografie fittizie dei personaggi, raccontando dove sono nati, quali erano i loro genitori, quali sono state le loro scuole, i loro amici d'infanzia e tutte le vicende fino ad arrivare al momento della storia. Altri consigliano di fare delle liste delle loro caratteristiche e alcune di queste liste vanno molto nello specifico, arrivando ad esempio a chiedersi se la casa prendesse fuoco, quale sarebbe il primo oggetto che metterebbero in salvo. Ovviamente non serve raccogliere queste informazioni per poi metterle nel libro, servono per sbrigliare la vostra fantasia, per connettervi al massimo con il mondo dei vostri personaggi. Alcuni scrittori come Pirandello o Camilleri parlano di una lunga fase prima della scrittura in cui lasciano che i personaggi si presentino alla fantasia da soli, poi li osservano muovere, li osservano parlare con altri personaggi e loro si limitano a guardare, quindi senza scrivere, quasi assistendo di nascosto alla vita di qualcuno. Insomma, i metodi sono diversi. Io vi suggerisco di fare un mix. Come abbiamo visto nel primo incontro, io vi propongo di partire da questo. Una connessione aperta col mondo della fantasia. E una volta che i personaggi arrivano e iniziano ad avere un loro carattere, un loro aspetto, una loro voce, seguirli. Divertirsi a osservare che cosa combinano e trascrivere le loro vicende così, senza alcuna forzatura. Dopo questa prima stesura e dopo aver analizzato le funzioni dei personaggi, potete provare a scrivere qualcosa che li riguarda, l'essenziale del loro passato, le loro emozioni, il loro modo di vedere il presente. Non importa che scriviate lunghe biografie, l'importante è che sappiate dentro di voi che potreste farle. Se sentite che ci potreste riuscire, vuol dire che allora i personaggi sono diventati vivi, hanno acquistato quello spessore che li fa definire personaggi a tutto tondo, perché possono essere osservati da qualsiasi punto di vista. Per riuscire a immaginare i personaggi a tutto tondo possiamo aiutarci con i loro difetti. Trovategliene almeno uno. E se questo vi sembra esagerato, riflettete un attimo. Conoscete qualcuno senza difetti? Perfino gli dèi hanno difetti, quindi non lesinateli sui vostri personaggi. Vi renderete conto che immaginare i loro difetti, sia fisici che morali, ve li renderà subito più credibili e più vivi. Se ci sono personaggi della prima stesura che non sentite ancora del tutto pieni, tondi, potete prenderli e farli vivere un po' a parte, farli muovere in delle storie solo loro, ad esempio episodi della loro infanzia o periodi della vita che li hanno portati a essere come sono. Potete scriverli o anche solo immaginarli. Nel fare questo i personaggi potrebbero modificarsi anche in modo drastico. L'importante è seguirli senza cercare di forzarli in quello che voi avevate deciso per loro. Volevate che il nonno fosse energico e simpatico e invece vi ritrovate con un vecchio bisbetico e odioso?
può darsi che il vecchio bisbetico vi porti molto più lontano di come avrebbe fatto il vecchietto simpatico. I personaggi principali, quelli che portano avanti la storia, che hanno una loro funzione, sono tutti personaggi a tutto tondo. Anche loro, come il protagonista, hanno diritto alla loro evoluzione, o quantomeno a non essere lasciati in un angolo. Devono comparire un numero sufficiente di volte, tanto da non far pensare al lettore che vi siete dimenticati di loro. Devono avere un finale coerente con la loro funzione, devono contribuire allo sviluppo della storia. Insomma, sono personaggi impegnativi. Però non tutti i personaggi in una storia devono essere a tutto tondo. I personaggi secondari non lo sono e infatti si definiscono piatti. Attenzione, piatto non significa insignificante. Anche i personaggi secondari devono essere vivi. Devono dare l'impressione che se ce ne fosse bisogno potrebbero acquistare un loro spessore. Però dato che invece sono marginali, ci accontentiamo di vedere di loro un solo aspetto. Non importa farli evolvere, basta saperli evocare con efficacia e poi possiamo lasciarli andare. A cosa servono i personaggi piatti? Essenzialmente a creare verosimiglianza. Servono per far sentire al lettore la verità dell'ambiente evocato. Del resto la nostra vita è costellata di personaggi secondari. Pensate a tutte le figure che quotidianamente compaiono nella giornata di chiunque. Se non ne mettete qualcuna nella vostra storia sembrerà astratta, ambientata in uno spazio asettico, inquietante. Ma dove sono finiti tutti? Cercate di trovare un tratto interessante anche per loro, un particolare che denoti il loro carattere, la loro peculiarità. Riprendiamo la storia del malato. Il giornalaio dell'ospedale dove si trova il malato, ad esempio, è un tipo gioviale, simpatico. Non sembra che lavori in un posto così triste. Quando entra un cliente lo saluta porgendogli la rivista e poi dice il prezzo con un vocione troppo alto. Se riuscite ad immaginare una situazione del genere è sufficiente. Lo avete visto, è vivo per voi. L'ideale è creare figure secondarie di cui sentiamo la verità. Sentiamo che, anche se non nella nostra storia, nel loro mondo sono reali, vive a tutto tondo. Ci sono poi delle eccezioni, ovvero dei protagonisti che sono piatti. Non hanno un vero spessore psicologico, si comportano sempre nello stesso modo. Sono i protagonisti tipici delle serie, e in particolare dei gialli, dei thriller, dei fantasy. Tutte opere dove non conta tanto l'indagine psicologica, ma quello che succede. In questo caso fa comodo avere un protagonista piatto, che non ci distrae da quello che preme maggiormente, ovvero la soluzione dell'intrigo, la scoperta dell'assassino, la sconfitta del mago cattivo. Per questo tipo di protagonista vale tutto quello che abbiamo detto per gli altri personaggi piatti, ovvero deve essere vivido. Basta che di lui diamo pochi dettagli, ma devono essere rivelatori. Dobbiamo immaginarcelo mentre cammina, mentre indaga, mentre parla con gli altri colleghi. Deve avere una caratteristica che lo distingue e che ce lo imprime bene nella fantasia. Bene, ma una volta che siamo riusciti a immaginare personaggi piatti e tondi, cosa ne facciamo? Come possiamo riuscire a farli visualizzare al lettore come li abbiamo visualizzati noi? Ne parleremo nella prossima puntata, entrando così in una nuova fase del corso. Se il video vi è piaciuto, mettetevi piace, condividete e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo la prossima settimana per una nuova puntata di Come superare il blocco dello scrittore.